amici, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di un argomento un po' particolare, ovvero della sublimazione. Sublimazione. Cosa significa? La sublimazione è una tecnica che imprime un'immagine su un oggetto. Quindi non si può sublimare su tutto, ma solo su oggetti con caratteristiche specifiche e con tecniche che permettono questa fase. Quindi cosa ci serve per sublimare? Di una stampante, di inchiostri speciali, di una fonte di calore. Utilizzare questa tecnica per hobby è un po' caro perché l'occorrente costa e non poco, ma siccome ero affascinata sull'argomento ho cominciato a navigare sul web e ho trovato dei metodi per cominciare con una spesa minore. Vediamo inoltre di capire bene cosa è e come si comporta la sublimazione e poi vi spiego l'attrezzatura nello specifico che ci occorre. Come prima cosa dobbiamo sapere quali inchiostri vanno utilizzati. Non sono degli inchiostri comuni, ma sono molto particolari. Sono inchiostri che si avvicinano alla gamma dei RGB. Sì, perché la differenza fra questi inchiostri e i comuni inchiostri che vengono utilizzati sono inchiostri CRYK e questi più specifici, i RGB, sta nel fatto che questi hanno colori più brillanti, più vividi, quasi fosforescenti. Se gli inchiostri della sublimazione sono ben calibrati, ci danno un risultato splendido per i nostri prodotti. Per avere dei splendidi risultati è consigliato lavorare in RGB, quindi non in quadricromo. Un'altra cosa importante è far viaggiare i colori con il proprio profilo colore. Ebbene sì, quando comprate gli inchiostri dovete sapere esattamente qual è il profilo di questi colori. Ora sicuramente vi starete chiedendo che cos'è questo profilo colore? È un file che si inserisce nel vostro PC e che serve per far comunicare meglio con la sorgente di stampa, ovvero parole spicciole andranno a dire alla vostra stampante esattamente quali colori voi vedete sul vostro schermo. Questo in teoria andrebbe, anzi, vi consiglio di farlo ogni volta che dovete fare tutti quei lavori di grafica. Dovete calibrare il PC con la stampante inserendo per l'appunto il profilo colore. Se avete una stampante inkjet e una stampante laser avete i profili colori, una per l'inkjet e una per la laser. È semplicissimo e molto veloce fare questa operazione. Ad esempio, su Photoshop basta andare su modifica, impostazione colore e qui troverete tutti i profili colore. E qui troverete tutti i profili colore che avete in default caricati sul vostro computer.
inserendo il profilo colore giusto avete una stampa perfetta. Qui sia gli RGB sia i CMYK. Che anche questi valgono lo stesso discorso. Sotto abbiamo i criteri generali dei colori, sia in RGB che in CMYK. Se invece andiamo sempre su modifica, assegna profilo, qui possiamo assegnare il profilo colore solo per la stampa di quel prodotto che dobbiamo fare, quindi di solo quel progetto che dobbiamo andare a stampare. Qui ovviamente inseriamo sempre il nostro profilo e lo troviamo in maniera più veloce. Quindi per questa sublimazione, oltre agli inchiostri per la sublimazione, cosa ci occorre? Ci occorre una stampante da sublimazione, della carta da sublimazione e oggetti tipo tazze, cover, bavetti per neonati, magliette, borracce, insomma tutti quegli oggetti dove possiamo andare e applicare appunto la nostra sublimazione. Non vi spaventate, ora vi spiego in ogni singola cosa e escamotage per fare la sublimazione a livello un po' più casalingo ed economico, ma comunque una buona sublimazione. Un'altra domanda che potreste farmi è: quali software bisogna utilizzare per realizzare progetti per la sublimazione? A questa domanda vi rispondo subito. Bastano i programmi che normalmente utilizziamo per tutti quei lavori di grafica, tipo Photoshop, Inkjet, che potete scaricare tranquillamente, gratuitamente da internet. Oppure, se avete il sistema Windows, trovate PowerPoint. L'importante è prima di stampare, inserire il profilo colore. Come scegliere una stampante per cominciare questo percorso che può essere amatoriale o anche lavorativo iniziale? Vi sono stampanti create apposta per la sublimazione, ma costano cifre molto elevate, a partire da 500 euro in su. Possiamo trovare una stampante anche che la vende la Necchi e che è tra le più economiche della sublimazione, e poi abbiamo delle stampanti che invece possono arrivare fino a oltre 2000 euro, che sono quelle più performanti ovviamente e veloci, arrivano anche a stampare 5000 copie. Ma niente paura, c'è un metodo per avere dei buoni risultati anche con stampanti meno costose. Basta seguire ciò che vi sto per dire. Bisogna acquistare una stampante con serbatoio tipo questa, che sono le classiche EcoTab. Ora non è importante il modello o la marca. Acquistate quella che vi aggrada. L'importante è che ha dei serbatoi che potete riempire
al momento dell'acquisto. Devono essere vergini, cioè senza aver mai messo l'inchiostro all'interno. Ora, non è importante se riempite il serbatoio con una siringa o con delle boccette, l'importante è che li potete riempire con l'inchiostro da sublimazione, quindi comprate la stampante con i serbatoi nuovi, mai usati, buttate o regalate, fate ciò che volete degli inchiostri che vi vengono forniti con la stampante e mettete gli inchiostri della sublimazione. Quanto costa la stampante e gli inchiostri? Questo tipo di stampanti le trovate dai 200 euro in su. Se andiamo su Amazon e cerchiamo colori da sublimazione, allora, qui vediamo tutti i colori da sublimazione che possiamo trovare. Come vedete, i prezzi non sono molto elevati. Ve li forniscono già a una confezione da 4 colori, che sono i 4 colori principali che la stampante andrà a utilizzare, che sono il nero, il magenta, il giallo e il ciano. Oppure vendono anche il singolo colore. Così se finite un colore potete anche acquistare semplicemente quello. Poi dobbiamo acquistare i fogli da sublimazione. Allora, come carta da sublimazione io prendo questa, che sono 100 fogli da 120 grammi e quindi riesco a fare parecchie pagine di sublimazione. Quindi anche la carta deve essere specifica carta da sublimazione. Quindi diciamo che finora tra la stampante che sta intorno ai 200 euro, gli inchiostri dai 23 euro, 24 euro e la carta di 17,99 euro, siamo arrivati ad una spesa di 241,97 euro. Un'altra cosa che ci serve è il calore. Per fissare l'inchiostro sull'oggetto ci occorre quindi del calore. Per quanto riguarda le tazze, le borracce, i bicchieri, basta una pressa apposita. Potete acquistare una pressa apposita anche per quanto riguarda le magliette. Io ho acquistato la pressa questa della Necchi, ma se voi dovete creare quindi più oggetti, più cose come magliette, appunto, tazze, eccetera, vi consiglio di acquistare una pressa di queste che hanno più funzioni. Esiste la 5 in 1, la 8 in 1, la 10 in 1, esistono insomma vari tipi di presse. Questo poi vedete voi in base a quello che volete appunto acquistare. Acquistando una pressa tipo questa potete qui andare a decidere esattamente quanto tempo e temperatura, quindi impostate la vostra pressa in base all'oggetto che dovete andare a sublimare e potete quindi poi realizzare il lavoro senza problemi. Il ferro da stiro invece non dà una temperatura equilibrata su tutto il vostro lavoro, ma andrebbe a dare più calore magari in alcuni punti e meno in altri e quindi il lavoro potrebbe non uscire bene. Per questo è consigliato comprare appunto queste presse. Comunque, se volete utilizzare il ferro da stiro, il mio consiglio è utilizzarlo senza il vapore. Quindi possiamo vedere che in commercio abbiamo presse di vari prezzi, varie tipologie di presse
Ora ci mancano solo i prodotti da sublimare e quindi bisogna cercare un rivenditore dove vendono per l'appunto prodotti specifici per la sublimazione e ve ne sono diversi. Poi qui sotto vi metterò un link dove io normalmente vado ed acquisto dei prodotti da sublimare a un buon prezzo. Perché bisogna acquistare prodotti specifici da sublimare? Quindi perché non vanno bene tutti i prodotti che troviamo normalmente anche nei scaffali del supermercato? Perché la sublimazione non è nient'altro che un trasferimento del colore dal foglio all'oggetto tramite il calore che attiva per l'appunto l'inchiostro. Quindi il calore andrà ad allargare le maglie del nostro tessuto o appunto andrà ad aprire quella parte dell'oggetto che dobbiamo andare a sublimare e verrà inglobato all'interno l'inchiostro. In questo modo l'inchiostro rimarrà permanente imprigionato all'interno dell'oggetto, ovvero fino a che l'oggetto avrà vita, quindi fino a quando l'oggetto poi non verrà rotto, distrutto, buttato. Mentre per quanto riguarda i tessuti, devono avere minimo il 65% di sintetico all'interno. Più è alta questa percentuale di poliestero, meglio esce il prodotto da sublimare. Il motivo è dato dal fatto che il cotone, essendo un materiale naturale e quindi non trattiene l'inchiostro, lo potete fare su un tessuto di cotone, ma viene molto chiaro e con il primo lavaggio rischiate che si elimina. Quindi assicuratevi che i capi abbiano almeno il 65% di poliestero, così da garantire un buon risultato. Un prodotto che è stato già sublimato non si può sublimare di nuovo. Questo perché proprio per il processo che vi ho spiegato prima, cioè con il calore viene attivato la sublimazione che fa evaporare e trasferire sugli oggetti dove per l'appunto a questa patina particolare che poi andrà a evaporare e quindi in fasi successive non potrà più essere sublimata. La sublimazione può essere fatta su superfici bianche chiare, altrimenti bisogna acquistare dei fogli tipo termovinilici o transfert per sublimazioni apposte su colori scuri o per colorati. E questo è tutto il quadro riguardo la sublimazione. Nei prossimi video poi vi farò vedere invece la stampante che io ho acquistato e quindi come funziona al momento dell'acquisto la trasformazione della stampante in stampante da getto d'inchiostro a stampante per sublimazione e nei futuri video vi farò vedere dei lavori che andrò a fare io con la mia pressa sia per quanto riguarda appunto delle tazze che anche delle maglie, anche altri oggetti. Ora vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividete, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Avete dubbi, domande, scrivetemi qui sotto così che vi posso rispondere e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!